Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre 2025 e abbiamo la carta dell'imperatore, ragazzi. Devo dire che è una carta di concretezza, è una carta anche che ci parla di regole, di strutture, di costanza, ma soprattutto mi ricorda tantissimo l'archetipo del padre. Di conseguenza ci potrebbe essere qualche tema con la vostra polarità maschile. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Ognuno dei due ha la propria playlist. E sempre in descrizione, ragazzi, c'è anche il link per il video, per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Io comunque nella descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, voi aprite la tendina e poi per qualsiasi informazione aggiuntiva mi potete mandare un'email. Bene ragazzi, questo è uno di 4 oroscopi che andrò a pubblicare per il primo semestre del 2025. Quello generale è già online, lo potete già vedere, poi c'è questo sulla crescita spirituale, ce ne sarà ancora uno sull'amore e le relazioni e un ultimo sul lavoro e l'economia, quindi se non li volete perdere rimanete sintonizzati. Andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, ragazzi. Partiamo con un 9 di coppe. Cavaliere di bastoni, 7 di spade, wow! È volata una carta, dopo la recupero. Temperanza, sole, e 2 di bastoni. Recupero un attimo la carta che è caduta. Abbiamo un fante di denari. Ok, ragazzi. Qualcosa mi dice che si fa riferimento come alla costanza, alla continuità, al fare le cose un po' per giorno. Perché vi dico questo? Perché quando il 9 di coppe è al contrario, mi parla un po' di energia stagnante, di qualcuno che è pigro, mi parla di come una sorta di difficoltà a muoversi. Andiamo a vederlo. 8 di bastoni, stella, 8 di spade e torre. Ho come la sensazione che per qualcuno ci sia come un sogno nel cassetto, ma ci sia l'idea di non potersi muovere, oppure di dover mandare tutto a gambe all'aria per riuscire a concretizzare questo sogno, questo progetto. Per qualcuno vi dico che con la carta della torre ci potrebbe essere stato un momento di cambio brusco nella vostra vita, o magari è proprio una tendenza nella vostra vita che quando riuscite a costruire qualcosa vi casca, ma tenete presente che Plutone è uscito dal Capricorno. Adesso non so voi come, insomma, che tipo di aspetti avevate, però le cose da adesso cambieranno in qualche modo. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. Giudizio è, vedete,
Sì, 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 sì. Caduta delle certezze, risveglio spirituale. Di solito prima c'è il momento torre e dopodiché uno si ripiglia, si risveglia. Quando c'è il giudizio dico sempre che si accende un lampadario, non una lampadina. Un'altra carta per il cavaliere di bastoni. Grazie. Abbiamo un fante di spade. C'è qualche cosa che ha a che vedere con l'osservare le vostre dinamiche di comportamento, le vostre vie di fuga, i vostri momenti di congelamento, perché lo sento un po' così, come se qualcuno pensasse di non avere altre strade da poter intraprendere. Però guardate, poi il risveglio arriva, eh. Qui secondo me bisogna davvero capire, vedere le cose da un punto di vista più ampio e cambiare il modo di agire. Con la carta dell'imperatore sento che è come se doveste fare dei piccoli passetti e concretizzarli man mano, ma si tratta di un lavoro costante, come la goccia che buca il sasso, la goccia d'acqua, a furia di cadere fa il buco nel sasso, con la costanza, con la perseveranza, con la continuità. Andiamo a vedere il 7 di spade, perché il 7 di spade, ragazzi, è spiegato da un altro 7 di spade. È come se doveste imparare a non dirvi più bugie. Il 9 di coppe al contrario mi ricorda molto la zona di comfort, dove uno sta bene, anche se non sta bene. Cioè, per quanto brutta sia quella zona lì, è una zona che si sa gestire. Quindi uno preferisce magari gestire il fango che è intorno piuttosto che osare ammettere che questo fango è fango e quindi cambiare. Andiamo a vedere un'altra carta per il 7 di spade. È come se dovesse cercare la vostra concretezza, la vostra forza, il vostro potere personale. E qui bisogna staccarsi, se vogliamo, da questa fase un po' stagnante, un po' di ozio, un po' anche di pensiero negativo, con l'otto di spade. L'otto di spade è la carta della modalità vittima. E la modalità vittima è una persona che si aspetta che siano gli altri a risolverle i problemi. Io la chiamo modalità perché secondo me si può cambiare. Quindi quando vi rendete conto che siete in quel mood, in quella vibrazione, semplicemente mettete anche solo musica allegra, cambiate modo di pensare. Ho pubblicato un video un po' di tempo fa, si chiamava Come controbilanciare i pensieri positivi. C'è una playlist che si chiama Calderone Spirituale, lo potete trovare lì. Allora, il 7 di spade è spiegato da un 7 di spade, da un cavaliere di coppe e da un eremita. È come se vi rendeste conto dove pensavate di volervi bene, però in realtà non è così. Era più una zona di comfort, era più l'idea del non posso fare diversamente. E qui, con questo fante di denari, sento che inizierete ad approcciarvi come a un nuovo modo. È letteralmente la carta dell'apprendista, quindi come se nel prossimo semestre andrete a imparare un nuovo modo di gestire la cosa o di vedere la vita, perché qui è proprio un ok, ormai sono dentro questa cosa, ci sto, non sto benissimo, però insomma, va lì che va là, riesco a gestirmi. Però secondo me questa torre potrebbe arrivare. Di solito, ragazzi, allora, prendete sempre con le pinze quello che vi dico io, ovviamente, però diciamo che io credo che queste letture debbano anche servire a scopo preventivo, cioè voi sapete che potrebbe succedere quella roba lì e quindi vi parate le spalle. Però quando arriva la torre sono cambi bruschi, sono cambi importanti, possono anche essere dei crack finanziari, anche se questa so che è una questione, una lettura spirituale, però di solito c'è un qualche tipo di avvenimento che ci fa cascare il mondo, che ci fa cascare la terra da sotto i piedi e da lì arriva il risveglio. E quando arriva la torre è il destino, la stella, voi qui avete la stella, l'universo che ci manda questa cosa qui perché non siamo sulla strada giusta e quindi abbiamo bisogno di redirezionarci. Siccome di per sé voi sareste stati lì in quella situazione perché magari non sapevate come
agire, come muovervi, perché pensavate che quella fosse l'unica soluzione possibile, arriva l'universo che vi aspettate, ridireziona. Qui arriva, guardate, le avete tutte. Ragazzi, avete anche la fase dell'eremita. Cercate, come si chiama? Il cammino dell'eroe o il viaggio dell'eroe di Joseph Campbell, e vi spiega quali sono le fasi del risveglio spirituale. Se poi avete piacere, io tratto questi temi nello specifico nella sezione degli abbonati. Però comunque qui avete come quasi 3 fasi già del risveglio spirituale, quindi può veramente essere che ci sia un cambio importante nel prossimo periodo. Andiamo a vedere il Fante di denari, questo apprendista. Cambia la quotidianità, ragazzi. Cambia il modo di vedere le cose, cambia il modo di fare, cambia il modo di pensare, perché quando ci sono le spade è sempre la sofferenza della mente che crea la mente. Noi ci creiamo un'aspettativa e poi per il nostro ego ci identifichiamo con quel risultato, e se non otteniamo il risultato ci sentiamo dei falliti, perché noi ci identifichiamo, però noi non siamo solo quella roba lì. Andiamo a vedere la temperanza, perché si tratta proprio di mettere in equilibrio quello che potrebbe essere la parte, se vogliamo, di riposo, di relax, di tranquillità, con quello che è la parte di azione, di movimento. Andiamo a vedere anche il sole. Regina di bastoni. 10 di bastoni e 8 di coppe. Allora ragazzi, io qui sento che ci sarà come un lavoro di destrutturazione di certe certezze, di certe sicurezze, di certe ideologie, e vi avvicinerete alla vostra essenza. Il sole a me ricorda tanto il bambino interiore, e devo dirvi che qui c'è come un ok, mi lascio indietro certi temi, certi pesi, certe responsabilità, certe aspettative, certe ideologie malsane che avevo con questo 8 di spade, e vado verso mete più alte, mete migliori. L'otto di coppe è l'arcano minore, è uno degli arcani minori dell'eremita, e quindi è un po' la stessa energia di ricerca interiore, di qualcuno che vuole qualche cosa più in linea con se stesso. Vi faccio notare che avete l'eremita con 2 sette di spade. Sette di spade è la carta delle bugie, delle mezze verità, delle maschere che ci mettiamo per far contenti gli altri, o di quello che ci diciamo mm, per farci andare bene una situazione. Ma lui o lei, quando fa così, è così che dimostra il suo affetto, è così che mi vuole bene, che ci può stare certe volte, però altre ce la vendiamo, ok? Per continuare a credere in questo sogno, in questa situazione, o per continuare a tenerla su con gli stuzzicadenti. Ed è questo che cadrà nel prossimo semestre. È come se vi rendesse conto che in realtà non vi siete voluti bene come potreste. Qui sento che cadranno le certezze, per destino succederà qualche cosa, ragazzi, che vi farà riprendere, che vi che vi darà una nuova direzione, e qui sì, imparerete che direzione, come direzionarvi. Guardate che qui avete anche un 2 di bastoni, che è una carta che mi parla di qualcuno che guarda al futuro. Sento che anche la vostra vita sociale, l'attività di comunicazione sarà molto migliore. Credo che riprenderete anche contatto con vecchie amicizie che avevate lasciato a causa di questa situazione. Allora, qui abbiamo, wow, un carro e un 6 di bastoni, la carta della vittoria, le decisioni prese con successo. Secondo me vi aprirete più di una strada, ok? Soprattutto perché uscirete da questa situazione stagnante. Non sento tanto che sia una situazione specifica, cioè è come se non capissi se è una questione abitativa, per qualcuno potrebbe essere, se è piuttosto lavorativa o relazionale, però ognuno di voi lo applichi alla propria realtà, e anzi scrivetemi nei commenti a che cosa fa riferimento per voi. Però qui è proprio un lavoro che farete voi su voi stessi per
come avete affrontato o state affrontando la vita in questo momento e come in realtà volete affrontarla. Qual è la vostra verità? Che cosa sia, che vita volete? Sapete, non mi ricordo più dove l'ho letto, una frase bellissima, o non so se è una tecnica di psicologia, non lo so, io comunque ve la do. Ehm, pensa al tipo di persona o al tipo di vita che vuoi creare o che vuoi diventare e semplicemente, con la legge di manifestazione, mi sembra che sia legato a questo, inizia a comportarti come quella persona. Ok? Quindi io ho come questa ideologia di, non lo so, essere un'imprenditrice, ok? Quindi magari sto lavorando duro come dipendente, ma non mi valutano. Ho questo sogno, perché qui avete la stella, di diventare imprenditrice e semplicemente iniziate a comportarvi come un'imprenditrice, a partire dal modo di pensare, al pianificare, e il trovarsi le scuse, queste vi renderete conto nel prossimo semestre delle scuse che vi state dando per non agire, per non portare avanti, ma qui avete anche la temperanza, guarirete e vedrete che con questo asso di bastoni inizierete ad agire, a fare qualcosa molto più in linea con voi e verso la fine del periodo potrebbe anche esserci come un trasferimento, un cambio casa, anche perché qui avete l'imperatore, si parla di una nuova stabilità, è un numero 4 e anche lui è collegato alla casa, all'abitazione, perché la casa ha 4 muri. Allora, 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 andiamo ad estrarre una di queste carte che potrebbe illuminarvi magari su quelle che sono le maschere che vi siete messi piuttosto che le credenze limitanti che avete programmate dentro di voi. Perché mi valuto dalle mie prestazioni ed è un po' collegato a quello che vi dicevo prima, il fatto che magari uno si identifica con il risultato e quando il risultato non arriva si sente lui stesso un fallito, però quella persona lì non è solo quel risultato, hai tanti altri risultati o fallimenti che ha già collezionato, però insomma ehm, è un po' come se faccio sono valido, se non faccio non sono valido. Però questa è un'idea limitante effettivamente, perché uno prima di fare deve anche imparare a essere, ad esistere, a avere diritto a vivere. Cioè, ognuno di noi merita amore per il semplice fatto di essere vivo. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, vediamo che cosa vi dicono. Wow, carta numero 47, arrivare al traguardo. Ragazzi, qui avete la carta del successo, questo è la carta di una persona che ha ottenuto la corona di alloro, in questo caso, come riconoscimento della sua bravura, delle sue doti. Arriverà un traguardo, ok? Magari non sarà semplice arrivarci perché dovrete passare attraverso sì, il momento torre, il risveglio spirituale, la notte buia dell'anima, però insomma arriverà. Vi dico, già secondo me in 6 mesi vedrete un cambiamento all'interno di voi stratosferico. E poi abbiamo, 45, tempo di andare. È come se fosse, è tempo di andare e di arrivare al traguardo. Ragazzi, vedo tanti cambi, nel prossimo periodo. È come se vi rendeste conto che è ora di agire, è ora di fare qualcosa. Anche il sole è una carta con una forte energia negativa, una polarità yang. È l'azione, il movimento, tutto quello che si fa durante la giornata alla luce del sole. Devo dirvi che potrebbe anche aumentare fortemente la vostra attività sociale. Questo così ve la butto lì. Andiamo a vedere ancora un oracolo dei semistellari che, guardate, voi avete anche la stella e la stella è un tarocco, è un arcano, un tarocco, è un arcano associato ai semistellari, quindi qualcuno potrebbe proprio avere questo risveglio stratosferico. Allora, pazienza, che è quello che voi non avete, sii paziente e permetti al destino di svilupparsi da solo, secondo il suo schema, diciamo, divino. Fiamma blu, no, scusate, stella blu.
Ok, allora, la stella blu, non so se lo sapete, parlo di questo comunque nei video degli abbonati, fa riferimento alla nostra anima. E quindi qua vi dice, seguite o segui la luce della tua compassione interiore. La stella blu ti porterà verso la verità che risiede dentro la tua anima. E qui sento come se ci fosse il bisogno, con la carta del sole, di avvicinarsi al proprio bambino interiore, alla propria essenza. Da lì fate anche un eremita, perché avete anche queste due carte, l'otto di coppe e l'eremita. È come se doveste destrutturare il vecchio, questa situazione di comfort, questa situazione che magari non dico che sia sbagliata, però è statica, è lineare, come se avessi bisogno di smuovere un po' le energie per progredire come evoluzione spirituale. E qui arriva abbastanza movimento, quindi preparatevi i vostri cuscini di atterraggio, ragazzi. Non date niente per scontato quando arriva la torre, e poi mi farete sapere comunque nei commenti come vi risuona la lettura. Spero comunque di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti, a me piace sempre leggerli. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per le sessioni individuali, oppure potete abbonarvi al canale per avere, diciamo, un'infarinatura generale di argomenti di metafisica, esoterica, metamedicina, insomma, sono argomenti che vi aiutano nel vostro percorso evolutivo. Comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io non posso che augurarvi un inizio 2025 splendido, pieno di abbondanza, pieno di gioia, e vi auguro di raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!